curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Buonasera a tutti, stasera abbiamo l'autrice Luisa Colombo che ha scritto un libro che si chiama... Ciao Giuseppe, intanto e buonasera a tutti. Allora, il mio ultimo libro che ho scritto si intitola La porta del tempo. Eccolo qua. Lo metti di qua? Da questo lato qua perché c'è la scritta. Bravo. Ok, grazie. Si vede? Sì. Che cos'è un romanzo, una storia fantasy? Di cosa tratta? No, allora è uno psicotriller che fa parte di una trilogia che era iniziata 4 anni fa con Il fiore dell'Apocalisse, proseguito poi con Legami pericolosi e La porta del tempo che chiude praticamente la trilogia. Perché allora sono tutti psicotriller al femminile, quindi quello diciamo che il fil rouge che unisce questi 3 romanzi è proprio la tematica al femminile, quindi la donna è al centro soprattutto nel Il fiore dell'Apocalisse e La porta del tempo, perché Legami pericolosi invece affronta un problema diverso e si parla di business farmaceutico, case farmaceutiche, e comunque è sempre un thriller. Però le protagoniste, diciamo soprattutto le protagoniste principali, sono sempre le stesse. Anche la squadra omicidi con cui ho iniziato nel Fiore dell'Apocalisse è sempre la stessa nei 3 volumi, quindi si ritrovano gli stessi protagonisti, ispettori, e le due donne che sono le 2 donne principali, protagoniste di tutte e 3 i romanzi, che sono Annika Miller, che è proprio la responsabile della squadra omicidi, quindi ispettore capo, e tutti gli altri che fanno parte della squadra omicidi li ritroveremo anche negli altri volumi. Nella porta del tempo però si aggiungono altre protagoniste, altre 2 donne protagoniste. Vabbè, l'altra è Maya, che non ho detto, scusate, mi sono dimenticata di Maya, che è la più importante. Maya inizialmente faceva parte della polizia scientifica, poi proseguendo diciamo nelle varie indagini, siccome ha anche dimostrato di essere una persona in gamba, e quindi nel primo volume, nel primo romanzo, Il fiore dell'Apocalisse, ha dimostrato un'abilità incredibile, quindi poi è passata anche lei ispettore, ha preso anche i premi, insomma. Comunque queste donne crescono insieme fino ad arrivare nell'ultimo, appunto, La porta del tempo, dove si ritrovano ancora loro 2, che vanno a incrociarsi però con altre donne che entreranno poi in scena successivamente, o comunque in modo, diciamo, corrono su binari paralleli per poi arrivare ad incrociarsi e a conoscersi. E da qui chiaramente scaturiscono varie storie e sottostorie. Niente, quello che ho detto è che la tematica fondamentale è la tematica al femminile, quindi il ruolo della donna nella società e purtroppo anche la violenza sulla donna, che non accenna assolutamente a risolversi questo problema, quindi io ho cercato di affrontarlo attraverso le protagoniste appunto dei miei romanzi, e nell'ultimo ho dedicato proprio molto spazio a questo problema della violenza, ma non solo della violenza, ma anche di altre forme, non solo della violenza fisica, diciamo, ma anche altre forme di violenza, come lo stalking. È un libro che affronta delle tematiche un pochino dolorose, nel senso che si parla appunto di queste problematiche che sono problematiche serie, a cui poi si aggiunge la depressione, il suicidio, e anche si parla anche di integralismo islamico, della donna, della realtà delle donne nei paesi islamici. Io ho affrontato il problema per quanto riguarda Pakistan e India, e quindi ho parlato molto anche di questo. Quindi diciamo che è un coacervo di situazioni, di problematiche che può sembrare anche un pochino, forse, non lo so, per alcuni potrebbe essere anche un po' pesante. In realtà devo dire che i lettori finora mi hanno detto che il libro è molto scorrevole, che soprattutto perché lo stile che io ho utilizzato
del cliffhanger con i salti di capitoli e capitoli molto brevi, e dedicandomi molto al ruolo di queste donne, di queste protagoniste, piuttosto che insistere troppo sulle indagini. Quindi è uno psicothriller, sì, però ha anche tutto quello che riguarda la vita di questi personaggi e sconfina un pochino nel paranormale, ma questo poi magari lo vediamo dopo. Senti, questo problema relativo alle donne è un problema secondo te che parte dall'alto o è un problema che parte dal basso? Ma è un problema secondo me che parte dall'alto, nel senso che, allora le donne non hanno, diciamo, nonostante diciamo, tutto il lavoro che le donne hanno fatto per conquistarsi uno spazio nella società, un ruolo nella società, e in parte ci sono riuscite, però la donna è ancora sola con se stessa, con le sue paure, e con quello che purtroppo ruota intorno a un mondo, alla criminalità e alla violenza. La donna è sola perché lo Stato non esiste, quindi parte dall'alto senza dubbio, dal basso nel senso che potrebbe essere cioè ci potrebbe essere alle spalle, c'è senz'altro alle spalle un problema educativo, nei confronti di questi uomini che, mettono in atto questi episodi di violenza, ma qui allora è un discorso un po' diverso. Nel senso che sì, certo, si potrebbe intervenire alla base, cosa che però non si fa, educando soprattutto i ragazzi, cominciando dall'età adolescenziale, a spiegare loro questa problematica e cercarne di educarli in questo senso, però dovrebbe essere la scuola, dovrebbero essere i genitori. Fatto sta che comunque il problema c'è, non è che si può tornare indietro nel tempo per modificare queste persone che purtroppo mettono in atto questi episodi. C'è il problema dell'immigrazione, insomma è un problema serio e la donna si sente ancora sola e abbandonata a se stessa, secondo me. Stai toccando temi in cui io sono espertissimo, perché è il mio vero lavoro questo, Ah, quindi cioè, non solo mi occupo o mi sono occupato in passato di immigrazione, ma sono stato in una comunità femminile, responsabile di comunità, ho lavorato con donne comunque abusate che hanno subito violenza. caspita. Quindi, peraltro Quindi sono sociologo e relativamente a questo ho strutturato anche delle teorie che si chiamano della sursocialità, in effetti, no? In cui donne violentate, abusate, eccetera, poi tendono all'isteria, alla schizofrenia, eccetera, e quindi cioè, ho motivato quali erano i tipi di percorsi sociali che avevano poi portato a queste patologie che erano in alta percentuale, insomma, cioè chi è stato beh, certo. eh? È un problema anche successivo alla violenza, all'abuso subito, cioè nel mio romanzo, ad esempio, vabbè, in questo caso parliamo di una donna indiana, non voglio dire troppo, non voglio spoilerare, però questa donna subisce appunto violenza e per lei diventerà veramente un trauma perché nella cultura indiana, sebbene queste persone vivano a Milano, ma sono legati ai principi dell'integralismo islamico, quindi nella cultura indiana una donna che è stata violentata è praticamente cioè non esiste più. C'è una donna che non ha più diritto a nulla, per cui la ragazza viene segregata in casa e subirà delle altre violenze di natura psichica, non vado oltre, ma ci saranno dei risvolti alquanto drammatici, quindi questo per sottolineare che nelle culture islamiche la donna è ancora considerata zero, niente, cioè praticamente niente. Vabbè, io penso che però, almeno della mia esperienza, eh, come esistono sottoculture, chiamiamole sottoculture che non è neanche il termine esatto, insomma, italiane, esistono poi anche sottoculture relative ad altre religioni, no? E quello che tu, per esempio, definivi come basso, per me comunque è sempre un qualcosa che proviene dall'alto, nel senso che comunque sarebbe interessante. So che tu hai fatto degli studi, insomma, prima di scrivere libri, perché comunque prima di mettere su carta cerchi molto di creare, insomma, delle dimensioni vicine alla realtà, insomma, ci tieni tantissimo a questa cosa, mi sbaglio?
No, non sbagli, cioè ho cominciato sia nel primo, vabbè, il primo è un romanzo che è ambientato in un centro di meditazione, ma questa era un po' una mia esperienza che ho voluto poi trasferire nel romanzo, quindi è ambientato in questo centro di meditazione frequentato da donne che hanno subito violenza, quindi anche lì c'è il tema della violenza. È chiaro che però io il primo libro che ho scritto, che era un thriller, come questi del resto, non avevo alcuna esperienza, per cui mi sono dovuta documentare tantissimo e ho trovato delle persone veramente squisite alla questura di Milano che mi hanno fatto entrare in questura e mi hanno praticamente spiegato tutto, cioè dalla polizia scientifica, come vengono le indagini, ho contattato un patologo, un criminologo, anche perché la profilazione del serial killer non la puoi inventare, non puoi inventare niente, l'autopsia, quindi mi sono veramente documentata tanto, mi sono letta testi di criminologia, infatti diciamo che Le Fiore dell'Apocalisse ho impiegato più tempo nella ricerca che poi nella stesura. Nel secondo stessa cosa, visto che nel secondo si parla di un farmaco, di un farmaco nuovo che poi nella realtà purtroppo non esiste contro l'Alzheimer, e anche lì ho dovuto leggermi i testi, come si arriva a produrre un farmaco, quindi dalla fase della ricerca fino alla commercializzazione, quindi tutto quello che c'è in mezzo, ed è stata veramente una ricerca abbastanza pesante. In questo oramai diciamo che qui, per quanto riguarda le indagini così, ormai sapevo, quindi sono andata via un po' più liscia. E il resto è un po' frutto della mia fantasia, un po' parte anche della mia vita, quindi c'è un po' di biografico, scusate, anche nelle protagoniste, quindi diciamo che qua la ricerca è stata molto inferiore in questo senso. Ho voluto sconfinare un po' nel paranormale perché sono appassionata di fantascienza, e quindi ho voluto andare un po' oltre quella che è la nostra dimensione, perché io sono convinta che non sia l'unica. E nel libro ho affrontato anche questa tematica. Sai che sto incontrando parecchi autori che insomma parlano di altre dimensioni. Penso che poi comunque alla fine è un merito, non è un'offesa quello che faccio, di noi autori che partiamo dal basso, perché magari chi sta in alto ormai esiste soltanto una dimensione, quella dei soldi, e quindi Sì, poi esatto, raccontano solo ciò che praticamente il loro padrone gli dice di raccontare. esatto. Volevo riagganciarmi invece a una cosa relativa alla devianza, no? Perché secondo me l'argomento di cui hai parlato, insomma, è relativo alla devianza. Perché da un lato lo Stato la manda ogni giorno in TV, costruisce panchine rosse, eccetera, Mm. e poi con una mano pitta la panchina rossa e con l'altra praticamente toglie soldi alla scuola, la ingabbia in procedure praticamente. È come se dice guarda, ho bisogno del degrado perché in effetti così occupo lo spazio, si parla di quello, impegno la mente della gente, no? Però poi alla fine chi ha creato, cioè, qual è la causa, no? Io racconto un effetto che ho creato sempre io, no? Che l'ho causato. Almeno questa è la mia idea. Tu cosa ne pensi? No, è vero, sono d'accordo, è una riflessione molto, molto intelligente questa, perché sembra che in realtà lo Stato faccia appunto come dicevi tu, le panchine rosse, tutte queste che io trovo veramente cose inutili secondo me, perché lo Stato dovrebbe intervenire in altro modo. Vabbè, per l'amor di Dio, la panchina rossa, ci può stare, le scarpe rosse, ok, ma non è quello di cui ha bisogno la donna, cioè la donna ha bisogno di sentirsi sicura, che quando esci di casa sai che esci e puoi essere sicura di dover raggiungere o il posto di lavoro o anche uscire per divertimento senza il terrore di essere appunto aggredita, violentata o quant'altro. Quindi lo Stato manca e sembra appunto quasi una cosa voluta, ma non è assolutamente spiegabile un comportamento di questo genere, perché da una parte, appunto, come dicevi tu, da una parte dà e con una mano dà e con l'altra mano toglie. Ed è veramente una situazione che è sempre peggiore, perché ogni sera al telegiornale
veramente, cioè se non è ogni sera, di questi episodi purtroppo sono quelli che poi si vengono a sapere, perché poi c'è anche la violenza tra le mura domestiche, c'è anche questo, non è solo la violenza sessuale, magari siamo portati a pensare che sia più un problema perché c'è un alto tasso di immigrazione, in effetti c'è questo problema, però c'è anche violenza tra le mura domestiche, quindi è proprio un problema che secondo me ha alla base anche educativo, come dicevo prima. Guarda, io penso, io sono anche abbastanza, sono esperto, cioè come sociologo ho fatto comunicazione in mass media, no? E veramente penso che certi meccanismi sono voluti perché anche se tu studi la sociologia urbana, no? E vai verso le strutture popolari, vediamo queste case, io poi lo racconto sempre a tutti questa cosa, che sono dei balconi parlo insomma della finestra a balcone, e poi hanno dei ballatoi collegati casa per casa, cioè non è che hanno un androne delle scale, eccetera. E in effetti queste strutture architettoniche pensate volutamente, io in passato come educatore di strada, come educatore di comunità, pensavo che ci fossero degli errori umani dietro. Invece ci sono delle volontà proprio precise, praticamente le vele di Secondigliano, se non portano a quello che scrivi nei tuoi libri, non portano, perché c'è promiscuità, cioè io esco fuori al Certo, mio balcone, ma esco praticamente in un ballatoio, mi ritrovo assieme ai miei zii, ai miei parenti. Poi le violenze molte avvengono anche tra parenti, ah la sì, maggior sì, sì, parte, no, no, se no, no. guardiamo le percentuali, avvengono tra parenti. Assolutamente sì, Mm. è proprio così. Mm. Cioè proprio, poi tu adesso parlavi appunto di questi quartieri e in effetti le case popolari, insomma le case, chiamiamole così, anche se adesso non le chiamano più così, ma sempre popolari restano, sono un po', diciamo, proprio costituiscono un braciere, non è il termine giusto, ma comunque da lì partono anche le violenze appunto tra parenti, tra fratelli, tra madre e figlio, cioè sentiamo in televisione di tutto e di più, quindi c'è proprio una situazione che secondo me è abbastanza insanabile oramai, cioè, soprattutto nei quartieri popolari il problema dell'immigrazione oramai non si riesce più a sanare questa cosa. Nel mio libro io ho parlato dell'integralismo islamico perché mi ha veramente colpito, mi sono studiata un po' quella che è la cultura pakistana e indiana e sono rimasta veramente molto male, cioè nel leggere queste cose, nel vedere come in queste culture la donna sia veramente un oggetto, sia considerata pari a zero, cioè deve sottostare al fratello, come il caso proprio della mia protagonista, al padre, al fratello, cioè lei non ha neanche la libertà di uscire di casa se non esce col fratello e dopo quello che accadrà sarà addirittura relegata in casa. Quindi nel Pakistan succede la stessa cosa, un'altra protagonista che viene irretita da un uomo pakistano e poi portata in Pakistan dove verrà sottoposta a violenze infinite e trattata come una schiava. Quindi io ho affrontato questo argomento perché sono rimasta veramente sconvolta, non che non lo sapessi, perché poi anche si sentono anche nei telegiornali queste cose, però finché non vai proprio a studiarle da vicino, a leggerle, insomma mi ha veramente sconvolta e quindi ho pensato poi di trattarle anche all'interno del mio romanzo, cioè che appunto la violenza in Italia va bene, d'accordo, è una violenza purtroppo, violenza sessuale, violenza fisica, violenza morale, violenza psicologica, ma in questi paesi è proprio l'annullamento totale della donna, cioè una cosa veramente allucinante secondo me. Quindi c'è un po' Senti, di tutto, diciamo, nel mio romanzo, c'è e veramente un questo, coacervo di e questo premesso che io non sono contro gli immigrati perché veramente ho un'esperienza decennale con i ragazzi immigrati, eccetera, sono tantissimi amici, eccetera. Ma secondo di questo progetto di aprire totalmente, insomma, a questi grandi flussi migratori, oltre a portare a una serie di traffici, è anche una volontà di cambiare culturalmente e quindi relegare la donna
a quel ruolo che ha in quei paesi. Per esempio io ci leggo questo a volte, no? Sì, perché comunque, per l'amor di Dio, anch'io non ho niente contro gli immigrati, ho amici immigrati e non è quello il problema. Il problema è che l'immigrazione non è, cioè non si riesce a far entrare queste persone nel modo corretto e a dare loro un lavoro, perché se queste persone entrano e non hanno un lavoro è chiaro che vanno a delinquere, non c'è nient'altro. Purtroppo, e non che io lo giustifichi, però mi rendo conto che una situazione di queste persone è veramente tragica. Di contro anche per noi si è venuto a creare una problematica notevole, perché non si riesce più ad assorbirli. E purtroppo per un immigrato è difficile integrarsi nella nostra cultura, quindi chi entra in Italia, soprattutto che vengono da questi paesi, soprattutto anche a livello religioso, perché poi subentra la religione, e questo è anche uno dei problemi, la religione. È chiaro che portano con sé un bagaglio culturale che è il loro bagaglio e che quindi cercheranno di continueranno anche una volta che sono immigrati in Italia, anche nei confronti delle donne, continueranno a comportarsi così, perché è la loro cultura che prevede questo, quindi loro non possono e secondo me non vogliono neanche cambiare. Poi la maggior parte, per l'amor di Dio, poi non è che sono tutti così, però io ho conosciuto anche personalmente, ho visto dei casi pakistani, in questo caso pakistani, che proprio è successo un po' quello che è successo alla mia protagonista. Infatti io, diciamo, quello che ho scritto nel romanzo non me lo sono inventato, sono cose che sono accadute veramente, quindi sono reali, non è solo finzione, non è solo invenzione mia, ma è realtà. Quindi, diciamo Sai che qual c'è. è la cosa? Io uso una metafora solitamente per parlare di questa problematica degli immigrati, no? Se noi abbiamo un ascensore anche vecchiotto, insomma, che ha una portata di 500 kg, no? E io ne voglio mettere dentro 3000, e poi alla fine quando l'ascensore cade e si schianta, no? E l'ascensore sarebbe la società, poi Certo, alla fine non ce la prendiamo con gli individui, insomma, perché il problema sta qua esatto, sempre, secondo me, no? Allora noi prima di tutto emigra chi ha bisogno di emigrare, cioè chi ha un lavoro, chi sta bene, chi è ricco in Pakistan, per esempio. Io ho lavorato con i ragazzi pakistani, in effetti una famiglia pakistana guadagna $10 al mese, $10 al mese con i prezzi che abbiamo noi. Quindi a un certo punto sono famiglie che si indebitano di 3-4 mila dollari per far partire queste persone sì, in un sì, sì. container, vabbè non ti dico in che condizioni stanno in questi container, eccetera. Però alla fine chi è che parte da questi posti? Da chi non ha degli equilibri là e poi alla fine li viene a cercare qua in un tipo di società che è un ascensore malandato che sta già per cadere. Esatto, un tipo Allora di noi società che non. possiamo anche accogliere, ma io da educatore lavoro con molti educatori, ti dico, e anche gli insegnanti, molti non sono quell'ascensore che non è pronto a sostenere certi pesi. Io sto lavorando con delle mamme praticamente che hanno difficoltà a scuola, nonostante parliamo di famiglie sane, però basta che un bambino fuoriesce, no, dalle regole che la scuola dà, perché la scuola ha cambiato la pedagogia con le regole praticamente, poi alla fine il bambino è una problematica non più della scuola, ma è una problematica che deve risolvere la mamma presso un coach, presso uno psicologo, eccetera. E allora questo è il tipo di società che ci troviamo. E secondo me invece di fare tanti programmi in televisione, no, dovremmo più che altro, secondo me, poi autoriflettere, no? Come dici tu, il libro parla di punti interiori, di prospettive interiori. Anche la società ha una prospettiva interiore, dovrebbe riflettere su queste cose per rafforzare prima di tutto l'ascensore e poi migliorare l'accoglienza. Sì, Ma sono completamente d'accordo, però purtroppo non è così. Purtroppo non è, l'ascensore è sempre stracolmo. è sempre stracolmo. Non ci sono Però le poi sai, siamo strutture. in un tipo di società in cui se uno poi dice guarda non siamo pronti ad accogliere, qualcuno ti addita per razzista quando poi non è così, cioè nel Non è senso che così, non comunque, è così, anche perché accoglierli in questo modo, per farli vivere in questo modo, sinceramente non è un'accoglienza secondo me. O lo accogli nel modo, gli dai una prospettiva di vita, gli dai una prospettiva di un futuro diverso, che non è quello di andare in giro per strada a vendere i braccialetti o piuttosto che già è già qualcosa, o dover spacciare per poter sopravvivere. Non ha senso, cioè se fai in persone devono
trovare, nel momento in cui arrivano in Italia, insomma in tutti gli altri paesi della comunità, trovare una vita migliore, la possibilità di una vita migliore, altrimenti non ha senso, cioè fai venire queste persone per farle soffrire alla fine e poi creare problemi ai paesi nei quali vengono accolti, insomma. Senti, secondo te esiste uno Stato che relativamente all'azzeramento della violenza sulle donne sta molto più avanti rispetto all'Italia, rispetto in Europa, nel mondo? Ma sì, io credo di sì, cioè diciamo che non ho fatto delle ricerche su questo, quindi non vorrei dire delle Però sciocchezze. Svezia, Norvegia, insomma, i Però soliti... esatto, pensavo proprio al modello di sviluppo dei paesi nordici che io amo tantissimo perché secondo me è un modello di sviluppo fantastico e credo che comunque lì, ti ripeto, non ho fatto ricerche approfondite, ma sono più che certa che la situazione sia completamente diversa. Luisa, la mia difficoltà è farti procedere sul libro perché pure io quando poi parlo troppo del libro tendo a spoilerare, quindi ti trattengo anche su questi temi perché poi la mia convinzione è che comunque i lettori comprano gli autori e non comprano i libri, insomma, quindi poi quando rimangono È vero. dalla profondità dell'autore poi sono anche incuriositi dal libro. Quindi No, hai ragione. la nostra trasmissione è molto basata su questo e perciò poi posso affrontarla anche senza essermi poi confrontato più di tanto sul libro, insomma, quindi magari la lettura del libro mi porterebbe ad avere nozioni in più su come è scritto, sul tipo di interfaccia pone l'autore, eccetera. Purtroppo Sì, beh, però... quello l'avevo anche detto prima, no, qualcosa no, l'avevo detto anche sullo stile, ne ho parlato. E infatti diciamo che molte recensioni che mi sono arrivate, delle ottime recensioni che si possono vedere su Amazon, e quello che è piaciuto molto di questo libro è proprio lo stile, come dicevo prima, capitoli molto brevi, azione, ritmo, perché chiaramente è un thriller, per cui non puoi soffermarti sui particolari, anche, vabbè, certamente nei momenti in cui si parla della vita delle protagoniste cambia un pochino il ritmo, è meno incalzante, però c'è sempre dietro questa voglia di proseguire che i lettori appunto mi hanno detto nelle loro recensioni che non si riesce a smettere, nel senso che saltando da un capitolo all'altro il lettore rimane incuriosito perché in un capitolo si parla di un personaggio, poi si salta ad un altro e chiaramente il lettore vuol sapere, dice quello là dove è andato a finire, adesso cosa succederà, e rimane sempre col fiato sospeso fino alla fine. Nei precedenti volumi addirittura io avevo lasciato il lettore col fiato sospeso fino alla fine, ma anche nel senso non avevo chiuso, avevo lasciato un finale aperto. Nel primo, Il fiore dell'Apocalisse, quindi i lettori aspettavano il secondo per capire come era andato a finire il primo. E nel secondo invece ho lasciato un finale un po' a libera interpretazione, quindi diciamo che li ho portati con me fino al terzo, però anche per capire che cosa era successo prima. Però sono libri che si possono leggere anche separatamente, nel senso che all'inizio io cerco sempre nell'ultimo di far capire quello che era accaduto prima, no? senza spoilerare niente, ma insomma di far capire un pochino, perché chi inizia a leggere La porta del tempo si ritrova queste protagoniste che hanno già avuto tutta una storia nei precedenti volumi, non capirebbero niente se non ci fosse almeno un'introduzione, un modo di introdurre il lettore appunto a questi personaggi, a quello che era accaduto prima. Però sono soddisfatta perché nonostante il libro sia un libro, ripeto, complesso nel senso che affronta tematiche che probabilmente molti lettori non vogliono affrontare o preferiscono non affrontare, nel senso che già siamo bombardati dalla televisione, dai media, e quindi magari quando uno legge un libro vuole rilassarsi e non ricadere in quello che è la realtà di ogni giorno, no? Però nonostante questo devo dire che chi l'ha letto invece l'ha apprezzato sia per lo stile che ho utilizzato, ma anche per i contenuti. Senti, perché in Italia politicamente gli scrittori emergenti hanno difficoltà a pubblicizzare e a proporre i loro libri? Il problema è dove sono le grandi case editrici che oramai
hanno praticamente in mano il mercato editoriale, quindi chi non può pubblicare con una casa editrice grande, quindi rimane al palo, nel senso che le piccole case editrici non hanno assolutamente nessun, cioè non hanno le possibilità economiche per poter promuovere i loro autori. Io ho pubblicato con una casa editrice piccola, che apprezzo moltissimo per gli sforzi che ha fatto, che però purtroppo non hanno nessuna possibilità di promuovere proprio a livello economico. Ormai le librerie sono sature di grandi nomi che sono già conosciuti, che quindi si vendono da soli, non hanno bisogno neanche più di promozione, e quindi l'esordiente come me, come tanti altri, come le emergenti, devono praticamente farsi il mazzo, scusa il termine, ma promuoversi da soli, quindi cercando o interviste o non lo so, non si possono più fare neanche i firmacopie, perché nelle librerie i firmacopie li fanno solo i grandi scrittori. Io ne ho fatti tantissimi di firmacopie per gli altri miei 2 volumi. No, per Legami pericolosi veramente no, perché è uscito poco prima della pandemia, quindi non ho potuto neanche promuoverlo. Per Il fiore dell'Apocalisse ne ho fatte tantissime, ho girato mezza Italia e è stata un'esperienza meravigliosa. E per La porta del tempo non lo posso fare perché adesso non si fanno più. Quindi o sei un grande scrittore pubblicato con un grande editore, o altrimenti ti arrangi. Guarda, Presenta il tuo libro nasce proprio da queste situazioni qui, cioè io avendo scritto 2 libri, avendo poi difficoltà a promuoverli, a pubblicizzarli, siccome poi a volte se scrivi anche a dei canali, ma non dico grandi, dei canali medi, praticamente nessuno ti risponde, nessuno ti fila, eccetera, e quindi Eh, manca, secondo me ne ho trovati parecchi, altri insomma come questo canale, e qualcuno per esempio l'hai girato anche tu e l'ho messo in playlist, quindi se volete sì, vedere le altre interviste di Luisa, basta che andate nella playlist del canale e le trovate, e le ho trovate molto interessanti. E quindi praticamente ho creato questo spazio che, devo dire la verità, sta avendo abbastanza successo, ho diverse altre prenotazioni, ma perché il problema esiste realmente, è comune. E poi io ho un detto che i libri mainstream sono come i soldi falsi praticamente, quindi chi compra un libro mainstream compra propaganda, compra sì, insomma situazioni del genere. Invece sì. secondo me dagli autori come noi che possono uscire poi delle riflessioni più interiori e più profonde, e so che il tuo libro parla anche di questi temi, se ce li puoi dire, perché poi c'è sempre il problema di spoilerare. Sì, beh, La porta del tempo è un po' uno Stargate che può essere visto come una proiezione in un mondo parallelo, come dicevo prima, nel quale io credo la protagonista vive dei momenti onirici nei quali vede oltre questa porta del tempo, ma anche nella sua vita reale. Lei è una persona molto, molto sensibile, molto non sensitiva perché non è il termine giusto, ma chi lo leggerà, non posso dirlo, non posso spoilerare, ma chi lo leggerà capirà il perché di questo. Cioè La porta del tempo può essere tante cose, può essere appunto uno Stargate verso una nuova dimensione, come può essere invece una porta che ci conduce all'interno della nostra psiche, e quindi anche per capire meglio quello che avviene dentro di noi, quindi un lavoro anche molto interiore che io stessa ho fatto, perché ho lavorato molto, diciamo, su me stessa, ho fatto meditazione, ho fatto corsi di shiatsu. Mi interessa molto la medicina orientale, la filosofia orientale, quindi ho lavorato molto su me stessa, e questa porta del tempo può essere appunto interpretata anche in questo modo. Cioè, poi ognuno, quando anche chi guarda la copertina, diciamo che può vedere in questa porta del tempo anche un modo di uscire dalla propria realtà interiore, un modo di liberarsi dalle proprie catene, dai propri scheletri negli armadi, quindi sono diverse le interpretazioni che si possono dare di questa porta che conduce chissà dove, cioè le vie sono molte, ecco, quindi è tutto, secondo me, anche un po' a libera interpretazione poi del lettore. Luisa, molti autori che sono passati dal canale hanno affermato che il tempo non esiste, tu cosa pensi?
Sì, secondo me il tempo alla fine è un po' un'invenzione. Il tempo, anch'io credo che il tempo non esiste. Siamo qui, il qui e ora. Infatti io guarda, cerco sempre, ecco perché la filosofia orientale, vivo il momento presente perché credo che, non lo so, cioè io sono un po' come la mia protagonista, vivo molto l'interiorità e credo che sì, che questa espressione il tempo non esiste sia veramente una bella espressione e tutto sommato sono d'accordo. Il tempo forse è una realtà che ci creiamo noi, è una gabbia, alla fine è una gabbia nella quale noi stessi ci mettiamo, insomma. Però purtroppo Se lo hai capito, sto cercando di portarti su temi del libro, però senza farti spoilerare il libro. no, no, l'avevo capito, ho capito. Devo dire tante cose. Allora, io in questi mesi ho lavorato tante copertine, ma devo dire che la tua col titolo, perché poi dico sempre agli autori che il titolo colpisce, cioè per me le due cose che sono importanti sono il titolo, la copertina, la Sì, descrizione del libro e la presentazione, come l'autore si presenta e certo. quanto diventa poi profondo da indirizzare i propri lettori, insomma, presso il libro. E devo dire che il titolo La porta del tempo mi ha colpito molto, è stato forse tra i più interessanti di quelli su cui ho costruito la copertina, quindi ti volevo sottolineare questa cosa perché poi mi va poi di rafforzare le cose. Sì, in Senti Luisa, effetti è molto adesso... bella, sono contenta Eh? perché è molto bella perché il mio editore me ne aveva mandate 3 e io ho scelto questa e è accattivante, devo dire. Peraltro poi non è neanche una forma di una porta, ma lascia No, tutto infatti, all'immaginazione, sì. esatto. Anche a me piacciono molto queste foto di queste porte con l'ombra, eccetera, però la Mm. tua è ancora... perché poi lascia una via di mezzo tra lo Stargate e una porta reale, insomma, eccetera. Esatto, Quindi, esatto, era proprio, ed è proprio quello che io ho voluto trasmettere nel romanzo, insomma. E quanto, prima di mandare la copertina, ti faccio l'ultima domanda, quanto le serie TV aiutano poi la tua fantasia nei libri? Ma allora devo dire che le serie TV mi hanno un po' influenzata nello scrivere thriller, Mm. perché io ho letto anche molti thriller, devo dire, però prima io prima non leggevo thriller assolutamente, leggevo narrativa non di genere, narrativa etnica, classici, insomma, un po' di tutto, però i thriller non mi avevano mai entusiasmato tanto. Sono state proprio le serie televisive, devo dire, ad affascinarmi e entrare in questo mondo nuovo, soprattutto dello psicothriller, e anche perché io ho studiato psicologia, quindi insomma non volevo scrivere un giallo, volevo addentrarmi un po' di più in quello che è anche l'animo umano, quindi sì, d'accordo le indagini, però non soltanto un libro un poliziesco. No? E sono state le serie televisive che mi hanno portato proprio a cominciare a scrivere thriller, questo sì, mi hanno proprio aiutata tanto. Poi vabbè, mi è presa la passione e ne ho scritti 3. Però in questo libro, come avevo già forse accennato prima, c'è anche un po' la mia storia, non chiaramente la mia vita, però c'è qualcosa di autobiografico, quindi non è stato influenzato dalle serie TV come magari invece il primo, ma è stato influenzato più che altro dalle mie esperienze vissute, insomma, in modo particolare, devo dire, in questo romanzo sì, c'è molto del mio vissuto, insomma. Senti Luisa, adesso mandiamo la presentazione del libro con la copertina che descriverà poi in maniera analitica il libro e poi ripartiamo con l'ultima domanda, ok? Ok, ok. Ambra camminò a lungo inciampando più volte in qualche ramo secco, mentre una debole pioggia le impregnava le ossa. Aveva i brividi e non solo per il freddo. Quel bosco nascondeva dei terribili segreti. Nessuno osava avventurarsi da solo, soprattutto di notte. Ma Ambra non aveva paura. Sapeva che lì avrebbe trovato le risposte. Attorno a lei il nulla. Solo buio e silenzio come oscuri presagi l'avviluppavano nelle loro spirali.
D'un tratto una sensazione di solitudine la abbracciò come un manto gelido. Si sentì rallentata, immersa in un torpore che avvolgeva tutto, bloccata in un eterno presente da una porta del tempo che le ostruiva il passaggio. Dopo il successo editoriale de Il fiore dell'Apocalisse e Legami pericolosi, editi da Leone Editore La porta del tempo, edito da PUBM, chiude la trilogia. Maya Parodi e Anika Miller, della squadra omicidi, sono di nuovo sul campo, ad affrontare 2 casi che daranno loro del filo da torcere. Il corpo di una giovane donna indiana viene ritrovato in un campo alla periferia di Milano. La vittima indossa un sari blu, colore associato alle classi inferiori, ma purtroppo sul luogo del ritrovamento non è presente nessun indizio che possa aiutare a identificarlo. Le indagini affidate a Maya proseguono senza sosta, ma non ci sono elementi sufficienti per risolvere il caso. Tuttavia, la sua determinazione la porterà a una svolta inaspettata. Parallelamente, si svolge la vita di Ambra e di Meghan, 2 amiche fin dall'infanzia che si ritrovano dopo tanto tempo, ognuna con i propri scheletri nell'armadio. Meghan viene irretita da uomo pakistano, del quale si innamora, che la convince a seguirla nella sua terra, dove subirà violenze di ogni genere. Quando finalmente riesce a fuggire e a ritrovare Ambra, cade in una trappola tesale da colui che nel frattempo è diventato suo marito e sparisce nel nulla. Ambra non si dà pace e decide di cercarla. Dopo ore di cammino in una serata uggiosa, la vede proprio lì, nel luogo delle sue visioni. La segue, finché 2 fari sbucano dalla strada, abbagliandola. Poi il buio totale. Dopo un delicato intervento chirurgico, quando Ambra esce dal coma, si ritrova di nuovo al confine tra realtà e finzione. Ma questa volta ad attenderla ci sarà qualcosa di reale, che le permetterà di trovare finalmente la risposta alle sue domande. Eccoci qua, siamo di nuovo in studio con Luisa Colombo. Ci risponderà all'ultima domanda, che è la più complessa. Come mai un autore dovrebbe prima di tutto comprare il libro e poi leggerlo? È una domanda complessa, sì. Come mai? Secondo me perché questo libro affronta delle tematiche molto attuali e anche magari un po' dolorose, però è la nostra realtà, è la realtà che viviamo ogni giorno, uscendo di casa, quando ascoltiamo le notizie ai telegiornali. Affronta tematiche appunto che sono purtroppo il pane di tutti i giorni. Dovrebbe leggerlo perché si parla di donne, perché si parla della realtà della donna nella nostra società, del ruolo della donna, di quello che la donna ha fatto per arrivare fin dove è arrivata, ma ha ancora tanta strada da fare, quindi anche per capire meglio quello che è l'animo femminile e quelle che sono le problematiche che la donna affronta nella nostra società, dalla violenza al mobbing, allo stalking, alla violenza domestica, nel mondo, nella professione, nel mondo del lavoro. La donna è sempre indietro, insomma. Quindi io ho voluto sottolineare un po' questa problematica. E poi dovrebbe leggerlo anche perché è molto intrigante, ma questo non lo dico io, lo dicono i lettori che mi hanno lasciato i loro feedback. Si legge facilmente, è scritto in modo molto semplice, con capitoli brevissimi, con continui salti di capitolo e con un linguaggio, appunto, ripeto, abbastanza semplice. Un libro che si legge anche in poche ore volendo, quindi non è per niente pesante, nonostante gli argomenti che affronta. Quindi io credo che per queste ragioni un lettore dovrebbe leggerlo. Senti, forse se te lo sei perso, ieri sera c'è stata un'intervista di un'altra donna sofferente che solitamente si dice che la conoscenza è la strutturazione metodica del caso, no? E il caso ha voluto che ieri ci fosse quella donna e oggi ci fossi tu qui. Però lei raccontava l'altra faccia della medaglia, perché in effetti era una donna che soffriva perché le era stato ucciso il marito, no? In delle dinamiche, eccetera. E quindi secondo me poi la dimensione di realtà va vista in toto, insomma, e quindi dovrebbe essere proprio in generale l'uomo a evolvere, no? Evolvere guardando Sì, le cose dall'alto, insomma. sì.
perché anche questa cosa, cioè, giustamente tu racconti la tua sofferenza, no? È un ottimo percorso attraverso cui comprendere poi la propria sofferenza, no? Perché secondo me chi legge Certo, questo libro certo. attraverso la tua esperienza può anche tirar fuori la sua, elaborarla Sì, senza che nessuno lo sì, giudichi e lo guardi. E è vero. quindi penso che comunque però la completezza sta anche no, nel vedere in maniera multiprospettica qualsiasi forma dimensionale, no? Visto che esistono le dimensioni, esistono anche altre forme dimensionali di sofferenza. E quindi Sì, questa puntata arricchisce e completa quello di ieri. Infatti, mentre parlavi, ho pensato di mettere poi, perché tu sai che alla fine metto sempre la copertina di un altro libro per promuovere l'altro libro, e quindi tanto. mi piacerebbe mettere la copertina di Roberta Mencini, così chiudiamo insomma Sì. la cosa. Luisa, è stato veramente bello averti. Questo canale, come dico a tutti, è anche tuo, visto che ci sono tante difficoltà a promuovere i propri libri. Peraltro puoi venire anche con gli altri libri, quindi appena riesco a trovare un po' di spazio ti Sì, sì, va infilo. bene, d'accordo, a me fa piacere, ti Eh, ringrazio anche di questa opportunità perché complimenti perché è veramente un'iniziativa lodevole. Io vabbè, avevo semplicemente creato una pagina per aiutare gli scrittori emergenti, però poi sono quelle cose che all'inizio abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto di tutto, poi però piano piano è andata perdendosi. Io purtroppo non sono in grado di fare interviste online, mi piacerebbe tantissimo, ma non sono in grado tecnicamente, quindi mi piacerebbe molto creare una cosa del genere per aiutare gli scrittori come noi, però non sono tecnicamente preparata, quindi purtroppo non lo posso fare, non so da che Vabbè, parte comunque cominciare. è una cosa semplice, se hai bisogno di una mano ci sentiamo per telefono, te la creo io e te la passo, non ci sono Ma problemi, dai, insomma. bello, grazie, Quindi non ti interessantissimo. preoccupare. Però poi Io intervisto te magari. devo essere il primo invitato, ti avviso. Appunto, l'ho appena detto. Senti, Luisa, anche se hai dei video, delle altre dirette che hai fatto, registrate, te ne metto. Purtroppo mi hai girato delle cose di Facebook, ma non sono riuscito a metterle in playlist perché posso mettere solo quelle YouTube. Vabbè, Su YouTube comunque, un devo saluto ai vedere. nostri. Scusami, dici. No, perché la maggior parte poi io dopo le ho postate sui social e quindi non riesco a risalire a quella originaria. Questo è il fatto. E non tutte sono andate su YouTube. Vabbè, comunque abbiamo anche il gruppo presente il tuo libro su Facebook, quindi Ah, spamma sì? quanto vuoi perché spammare è importantissimo per gli algoritmi. Io lo ripeto Ah, sì? sempre, quindi Ah, questo non sì. lo sapevo. Cioè Anzi, tu più pensavo fosse... linki, anche l'algoritmo di Amazon, più lo linki, più pagine, in più posti, e più l'algoritmo ti fa salire anche nelle classifiche, insomma, più o meno Ah, così questo non lo funziona. sapevo, anzi, cerco di spammare poco perché mi hanno sempre detto che più spammi e meno vendi, quindi io non lo faccio molto, devo dire. Mm. Creo qualche reel, creo io qualche, diciamo, video così, è molto semplice, perché non sono in grado di fare chissà che cosa, su Instagram, su TikTok, ma su Facebook, sinceramente, Facebook non riesce a promuovere niente. È meglio Instagram, secondo me, come social per quanto riguarda la promozione. Io non lo so usare bene, Instagram proprio, invece uso molto Io lo X. uso abbastanza, devo dire. Facebook lascia un po' il tempo che trova. Uso molto X, noi siamo anche su X, te lo consiglio come nuovo social ad aprire se non ce Ah l'hai. sì? Non lo conosco. Ah. Luisa, un saluto particolare ai nostri ascoltatori? Certo, intanto vi ringrazio di averci ascoltato perché abbiamo parlato molto e io so anche che a un certo punto l'attenzione degli ascoltatori ha un limite di tempo, quindi grazie per averci ascoltato. Il mio messaggio: leggete il mio libro perché secondo me ne vale la pena perché, come avevo già detto prima, viviamo in una società purtroppo che attraversa delle difficoltà notevoli, soprattutto per quanto riguarda la donna, ma non solo. Leggetelo perché è anche un modo di guardarsi dentro e di crescere anche, di crescere personalmente. Grazie a tutti. Senti Grazie a Luisa, Giuseppe in particolare. saluto anche io tutti gli ascoltatori di oggi e vabbè, non uscire, ci salutiamo poi in retroscena prima di andarcene, va bene? Ok? Buonasera a tutti, Buona ciao! serata a tutti, ciao.
Scopri la storia avvincente e commovente di Paolo Vai, nel libro La versione di Paolo di Roberta Bencini. Attraverso la narrazione in prima persona di Paolo e della moglie Roberta, il lettore viene catapultato nel dramma di un omicidio che ha scosso l'Italia. Non è solo un racconto di cronaca, ma un'introspezione profonda sulle vere motivazioni e le relazioni che si celano dietro il crimine. Non perdere l'occasione di conoscere la verità. Leggi ora e immergiti in questa testimonianza toccante. Leggi la recensione completa del libro, La versione di Paolo. Il caso Vai, oltre le verità di cronaca, di Roberta Bencini. Scopri la storia avvincente e commovente di Paolo Vai, nel libro La versione di Paolo di Roberta Bencini. Attraverso la narrazione in prima persona di Paolo e della moglie Roberta, il lettore viene catapultato nel dramma di un omicidio che ha scosso l'Italia. Non è solo un racconto di cronaca, ma un'introspezione profonda sulle vere motivazioni e le relazioni che si celano dietro il crimine. Non perdere l'occasione di conoscere la verità. Leggi ora e immergiti in questa testimonianza toccante. Leggi la recensione completa del libro, La versione di Paolo. Il caso Vai, oltre le verità di cronaca, di Roberta Bencini. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.